Ciao a tutti, chi ama soffre, chi non ama si ammala. Questa frase, chi ama soffre, chi non ama si ammala, è una frase di Freud che per certi versi è vera. E cosa significa? Significa che l'essere umano deve dare e ricevere amore. Tutte le persone che comprimono la possibilità di innamorarsi tenderanno a sviluppare, tra virgolette, delle malattie. Malattia nel senso tenderanno a sviluppare dei malesseri che poi si ripercuoteranno in alcuni casi anche a livello fisico, perché mente e corpo sono connessi. Per capire che mente e corpo sono connessi non servono degli scienziati, basta rendersi conto del fatto che quando siamo allegri ridiamo, quindi esprimiamo la nostra gioia attraverso una comunicazione non verbale, il riso, e quando siamo tristi piangiamo. Quando siamo allegri quando siamo sicuri di noi stessi teniamo le spalle aperte, camminiamo con la testa alta, quando siamo insicuri stiamo con la testa bassa, racchiusi. Quindi ciò che noi facciamo a livello non verbale è un prodotto di come stiamo a livello mentale. Quindi una delle esigenze dell'essere umano è proprio quella di innamorarsi, di vivere l'amore, ma non con un oggetto di desiderio specifico. Ecco, questo dobbiamo capire, perché se noi ci focalizziamo esclusivamente su un oggetto di desiderio, cioè su una persona specifica, rischiamo di non riuscire a dare amore come vorremmo darlo, non potremo non riuscire a ricevere amore come vorremmo riceverlo e quindi il meccanismo si blocca, si inceppa e se si blocca il meccanismo tenderemo poi a somatizzare. Quindi se amiamo dobbiamo lasciarci andare con le persone giuste però, quindi un po' di pathos, un po' di sofferenza nell'amore ci può essere, ma noi dobbiamo trasformare questa sofferenza in piacere e trasformare questa frase in una frase del tipo: se si ama si prova piacere, se non si ama ci si ammala. Questo è quello che dobbiamo provare, perché un po' di pathos è l'emozione, deriva da patimento. La passione di Gesù è il patimento che Gesù ha subito. Quindi un po' di pathos è interessante, un pizzico di apprensività, dove sarà, cosa farà, sentire, muovere dentro l'emozione, ma dobbiamo gestirla. La maggior parte del tempo e delle situazioni legate agli affetti deve essere un tempo e una situazione piacevole. Dobbiamo sperimentare il piacere perlomeno al 70%, lasciare un 30% di sofferenza, di pathos, per poter rendere il tutto più, come dire, più piccante. Quindi è importante questo, è importante rendersi conto che noi dobbiamo imparare ad amare però le persone giuste. E le persone giuste sono quelle che appagano anche le nostre esigenze logiche, non soltanto le esigenze emotive. Noi tendiamo a innamorarci di chi appaga le nostre esigenze emotive, ma magari non appaga le nostre esigenze logiche, perché ci innamoriamo, rischiamo di innamorarci di persone che magari ci somministrano il rifiuto, rischiamo di innamorarci di persone che ci somministrano l'abbandono affettivo, rischiamo di innamorarci di persone che ci somministrano la disistima, che ci fanno sentire inadeguate. Ecco, di queste persone non dobbiamo più innamorarci. In questo modo vivremo il piacere e dobbiamo imparare a innamorarci di persone che ci danno stima, considerazione, di persone che si mettono complementari alle nostre esigenze, almeno al 70%. Questo è fondamentale e per fare questo dobbiamo imparare ad avere la completa gestione della nostra emotività, non essere vincolati da emozioni che non riusciamo a controllare, non essere vincolati da emozioni che non riusciamo a governare. Quindi noi dobbiamo diventare gli artefici della nostra vita.
L'amore deve essere come un cavallo selvaggio che viene, tra virgolette, addomesticato, ma fatto galoppare sempre, galoppare nella direzione in cui noi vogliamo andare. L'amore ci dà motivazione, ci dà forza, ci dà energia, dobbiamo coltivarlo e svilupparlo. Se teniamo questo cavallo legato al palo si ammalerà e noi ci ammaleremo con lui. Quindi è importante renderci conto del fatto che dobbiamo amare, ma dobbiamo dedicare l'amore alle persone giuste. Per fare questo dobbiamo avere forza interiore e la capacità, la forza di promuovere tutto quello che ci dà piacere e di abbandonare, di lasciare andare tutto quello che ci dà sofferenza. Ecco, questa semplice regola che è basata sull'autostima, sulla forza interiore, che dobbiamo sempre coltivare, ci permetterà di essere felici, di vivere bene ogni momento della nostra vita, soprattutto rimanendo centrati sul momento presente, che è l'unico momento che di fatto esiste. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al mio canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!